Allora, iniziamo immediatamente dando il benvenuto al nostro ospite di oggi, che è niente po' di meno che Ester Memeo. E come primo ospite è una bella sfida, perché Ester lavora con i podcast già da molti anni, ha trasformato la passione del podcast nel suo lavoro, conduce un podcast, adesso ci racconterà un po' di lei e benvenuta Ester. Grazie Roberto, è stato un piacere avere questo invito e portare anche un po' la mia esperienza nel tuo nuovo progetto. Sì, sicuramente avrai modo di adesso magari introduciamo un po' quello che fai, così abbiamo un contesto da cui Sì, partire. Quindi ti occupi del festival, del podcast, del sì. progetto Podstar, insomma, raccontaci un po' di te, così almeno iniziamo a introdurre chi sei e cosa fai. Va bene, allora io parto dicendo che ad un certo punto della mia vita ho cambiato la mia direzione professionale, quindi mi sono dedicata al podcasting ormai da diciamo 7 anni, che non sono tantissimi se vogliamo confrontarli a un'esperienza professionale generale, ma nel mondo italiano del podcasting è comunque tanto, perché 7 anni sono stati un'evoluzione veramente fortissima e veloce di questo settore. Ho cominciato come freelance, dedicandomi appunto alla creazione di podcast, ad accompagnare le persone, soprattutto i liberi professionisti, a creare un loro progetto podcast. Questo lo faccio tuttora, ma diciamo nel tempo la mia attività professionale si è evoluta e nel 2023 nasce il brand Podstar, che è appunto una casa di produzione per progetti sia di business che su temi di impatto sociale e culturale. E con Podstar organizzo, come hai detto giustamente tu, anche il Festival del Podcasting, che è l'evento nazionale italiano di riferimento in questo settore, che riunisce appunto tutte le realtà che lavorano nella industry, ma anche tutto il mondo dei podcaster indipendenti, in un contesto in cui si possono confrontare queste realtà, trovare nuovi trend, parlare dei dati, aggiornarsi sulle ultime tendenze, avere spunti, nuovi stimoli, ispirazione per proseguire magari il proprio cammino, se vogliamo, sia a livello professionale che a livello anche amatoriale. Quindi questo è un po' quello di cui mi occupo normalmente nella mia giornata lavorativa. Beh, i podcast si contrappongono in qualche modo a tutta la parte di mail marketing, in quanto probabilmente la mail è uno degli strumenti più vecchi, mentre il Sì. podcast è probabilmente uno degli strumenti più giovani, soprattutto in Italia, perché negli Stati Uniti ci sono già stati diversi boom, diciamo, di questa tecnologia, da John Hogan a tanti altri, ed è tanti anni ormai che hanno una nicchia sempre più ampia del pubblico. Si potrebbe dire che ormai lì sono diventati mainstream. Qua in Italia negli ultimi 2 anni mi sembra che stiano prendendo sempre più piede. Abbiamo visto grandi progetti come One More Time, come The Basement e via dicendo, quindi diversi progetti oltre ai primi podcast di fatto che sono arrivati in Italia come Digitalia, come tanti altri, quindi sono proprio due strumenti molto diversi, ed essendo che qua parliamo per l'appunto di tutta la parte un po' di automation marketing, di come i professionisti riescono a utilizzare questo strumento anche per il lavoro, ti chiedo come hai iniziato magari il tuo approccio con la parte di automation, che piattaforma utilizzi, come mai hai deciso di integrare una piattaforma così vecchia con un sistema di lavoro così nuovo. Allora, io intanto sono arrivata ad ActiveCampaign proprio per un'esigenza professionale, perché nel mettere in moto la mia attività da freelance da prima e poi ora come società, avevo l'esigenza di creare, diciamo, un funnel, no? Quindi di generare sia lead che potevano poi essere utili nella mia professione, ma anche per offrire, condividere magari dei contenuti anche riservati ad una mia fetta di ascoltatori, di professionisti che mi seguivano. E quindi ecco, diciamo, ho trovato quello strumento che andava a valorizzare ancora di più i miei contenuti, perché potessero poi proseguire e creare un percorso utente che andava oltre il podcast. Cioè, secondo me, esatto, sono tutti strumenti che offrono e ti danno modo di creare un ecosistema integrato su più fronti, che quindi ti consentono di allargare il tuo pubblico.
Quindi diciamo dal podcast si arriva a uno strumento vecchio, sì, come l'email marketing, ma che in realtà non ha mai perso il suo potere, anzi accresce perché c'è un altro tipo di contatto, un altro tipo di modalità di interazione e se vogliamo è anche quello che ti aiuta a convertire, quindi da un momento in cui magari la persona ti ascolta in un contenuto audio, poi se vuole convertire, se vuole rendere e fare quel passettino in più, l'email marketing supporta, no, tutto questo lavoro che fanno i podcaster, che fanno i creator, che fanno le aziende, anche che hanno magari dei contenuti audio come strumento anche lì di comunicazione, quindi si integra perfettamente, secondo me lo uso da anni, quindi funziona. Ok, tu lavori con diversi creator, quindi segui anche magari la realizzazione dei loro podcast, eccetera. In quale momento vai a consigliare magari di iniziare a utilizzare una piattaforma come ActiveCampaign o comunque una piattaforma di automation marketing? Cioè glielo fai fare subito come aprono il podcast o appena prendono un po' di audience? Ma in generale fin da subito, perché io credo che sia importante creare proprio una relazione con l'utente. Non tutte le persone vengono a conoscenza della nostra persona, del nostro brand da un unico canale, ma ovviamente le persone hanno delle abitudini di fruizione molto diverse e possono arrivare da più fronti, per cui credo che fin da subito è bene offrire alla propria audience, al proprio pubblico, più strumenti per poter cominciare a creare quella relazione che poi possa amplificare il messaggio che arriva attraverso il podcast. Alcuni liberi professionisti hanno già magari un loro contesto, quindi quello che andiamo a fare è semplicemente integrare il loro piano editoriale per cominciare a parlare del podcast, a preparare proprio fare un'attività di pre-lancio e poi lancio e successivo fase di diciamo mantenimento dell'audience, quindi quando si è un po' più a regime. Per quelli che invece non hanno magari mai utilizzato uno strumento simile, li incoraggio a mettere in piedi anche un piccolo flusso che possa comunque generare quell'attività di diciamo di mantenimento dell'attenzione, dell'interesse, quindi coltivare proprio l'interesse dell'ascoltatore. In alcuni casi ti dico una cosa vincente che abbiamo messo in pratica con una mia storica cliente con la quale abbiamo fatto 4 stagioni del podcast, adesso inizieremo la quinta. E con lei abbiamo fatto proprio un'attività strategica molto interessante che ha portato dei bei risultati perché abbiamo pensato il podcast per lei era proprio uno strumento di lancio di un suo nuovo servizio e in questo caso in più stagioni abbiamo diversificato la modalità, ma comunque la mail era stata rilevante perché abbiamo per esempio comunicato abbiamo creato delle puntate extra solo, ascoltabili solo da chi si iscriveva alla newsletter o da chi scaricava una risorsa, quindi abbiamo generato e messo insieme più contenuti per creare sia lead, ma allo stesso tempo anche diciamo facendo proprio un filtro anche delle persone che potevano essere davvero interessate in target con i contenuti. Questo è stato vincente, quindi penso che fin da subito sia importante anche a chi fa podcast soltanto per hobby, ma a livello amatoriale, però se l'intenzione è quella di creare relazione con il proprio pubblico e di ampliare anche la portata di quello che diciamo, l'email può essere uno strumento molto molto valido. Ok, diciamo che è stato utilizzato per segmentare l'audience, Sì, quindi in base a un pubblico di 1000 persone che ascoltano un episodio, trovare magari quelle 50 persone, 100 persone che sono talmente interessate da fare un'azione proattiva come andarsi a iscriverti a un newsletter, che sì, in esatto. ambito podcast secondo me forse è una delle cose più difficili, perché io mi immagino come usufruisco io dei podcast, magari sono in palestra o sto correndo o sto lavando i piatti, quindi io Mm. ascolto i podcast, fermare tutto, stoppare, dire aspetta che apro un link per andare a compilare, penso che sia un po' la difficoltà più grande per quei podcast che non possono vivere magari immediatamente solo di sponsor, quindi con grandi numeri di ascolto, perché magari è un podcast di nicchia o altro, ma devono vivere magari poi
avendo prodotti aggiuntivi da poter dare, che sia la consulenza, che sia Sì. percorsi didattici o qualsiasi altra cosa. Ma ti dico che funziona anche perché io stessa da utente, da ascoltatrice, ho vissuto questo percorso. È stata tra l'altro una delle prime cose che mi ha avvicinato al podcast inteso come strumento di marketing, perché io stessa ho cominciato ad ascoltare podcast, tra l'altro in un momento, e l'ho raccontato anche in un'intervista che ho fatto di recente, in cui ho cominciato ad ascoltare podcast, tra l'altro proprio di marketing, perché in periodo in cui facevo la transizione professionale ho seguito proprio un master dedicato a questo e ho trovato un podcaster che parlava di questi argomenti e poi da lui ho acquistato corsi, mi sono iscritta alla sua Academy. Partendo poi dal podcast, ma poi iscrivendomi alla sua newsletter, scaricando le sue risorse, quindi in realtà è un processo che soprattutto chi ha un business dietro, che magari è il cuore anche dell'argomento di cui si parla nel proprio podcast, credo che ci sia uno stretto legame. Sicuramente, come hai detto tu, è un passaggio, è un'azione cioè rilevante, perché uno magari sta ascoltando mentre fa altro e staccarsi e iscriversi ad un forum non è esattamente un'azione, diciamo, così smart per tutti. Però funziona e quando il pubblico è davvero coinvolto è anche, forse si raccoglie meno, ma si raccoglie molto meglio. Sì, io penso che se riesci a dargli un gancio che lo interessa talmente tanto, sei talmente rilevante per lui da dire, ok, guarda, fai questa azione, secondo me la persona poi la compie l'azione, se è veramente interessata. Poi ovvio Sì. che bisogna avere anche abbastanza numeri, perché se ti seguono in 10 e ne converti uno, magari può essere complesso Sì. nel breve periodo, però anche a me capita magari di voler fare degli approfondimenti o altro e cerco di salvarmi il segmento dove chiedono la cosa, oppure più spesso di mandarmi un promemoria, di andare a riascoltare quel pezzo della puntata, così poi quando sono in una situazione più idonea riesco poi ad andare a compilare, a fare o Mm. approfondire la tematica, ecco, per come lo uso io. Sì, sì, sì. Ok, la prima piattaforma che hai utilizzato per andare a fare questo tipo di lavoro, quindi per portare fuori le persone dal podcast e inserirle all'interno di un tuo funnel, un funnel non è nient'altro che un modo, tra virgolette, tecnico per indicare un percorso che si fa fare all'utente, quindi banalmente un funnel mail sono magari l'utente si iscrive e riceve una serie di mail sequenziali una dopo l'altra in maniera da coinvolgerlo e portarlo all'interno ma poi magari del proprio ecosistema. Questo lo dico magari per chi ci ascolta ed è meno avvezzo a questa tipologia Mm. di approccio. Nel tuo caso, quando hai dovuto decidere di portare fuori gli utenti, che pensiero hai fatto, che scelte hai preso? Allora, all'epoca avevo cominciato con MailChimp, un po' perché mi era stata suggerita quando facevo il master, appunto è stata una delle piattaforme che mi avevano presentato e sì, forse per il mio progetto lì per lì, che era il mio primissimo podcast, ancora non ero nemmeno entrata nella sfera professionale come oggi. E quindi in quel momento MailChimp mi offriva quello che mi serviva, però mi sono resa conto che aveva dei limiti perché comunque nella versione gratuita che utilizzavo io mancavano tante cose che invece avrei voluto implementare, tra cui per esempio le automazioni che poi invece per me sono rilevanti assolutamente. E quindi in quella fase sì, l'ho sperimentata forse per un annetto, ma poi ho cercato altro che potesse essere più indicato per le mie esigenze e lì sono arrivata ad Active Campaign, anche lì suggerito da qualcuno inizialmente, tant'è che io mi sono iscritta ad Active Campaign proprio con diciamo la casa madre, ecco, La senza sede passare. americana. Esattamente, e poi ho conosciuto te, in realtà ti ho conosciuto, quindi te e la tua realtà Active Powered attraverso il Festival Podcasting, quindi vedi c'è stato tutto un percorso e lì mi sono resa conto che effettivamente era una piattaforma molto intuitiva che mi dava quello che stavo cercando, che era una gestione più performante del mio pubblico e la possibilità di integrare le automazioni proprio per gestire il funnel e per far sviluppare ulteriormente il mio business. E tutt'oggi per me è una piattaforma che comunque ha tanti vantaggi, tant'è che
forse non te l'ho raccontato, ma io ho anche testato per un anno Substack, che tra l'altro è una piattaforma che adesso sta andando molto in voga, ma sebbene ci siano sicuramente delle feature molto interessanti, però penso che per chi ha un'attività, per chi comunque vuole arrivare a certi diciamo impatti con il proprio pubblico o comunque per le persone che ci leggono, sia importante detenere diciamo la gestione dei contatti e poter segmentare il pubblico, creare qualcosa che sia molto più ehm, diciamo preciso e puntuale, che non con una piattaforma che, essendo gratuita, ha dei fortissimi limiti, ecco. Sì, diciamo che la mia esperienza è che moltissimi clienti che arrivano da noi, utenti che arrivano da noi, arrivano in due formati. Chi è partito magari un po' più tecnico, tra virgolette, è partito con un MailChimp, che è la Mm, piattaforma da dove guardano molti, banalmente perché è gratuita, e quindi le persone dicono che inizio con quella che è gratis, poi vedremo cosa succede. sì, O a tanti iniziano a vedere mi sta stretta, ho dei problemi, non riesco ad arrivare dove voglio o il risultato non è come vorrei, ho bisogno di una piattaforma un po' più professionale da un certo punto di vista, e allora arrivano da noi su ActiveCampaign e fanno la migrazione da MailChimp. L'altra tipologia di utenti è un po' quella che arriva da Substack, che è molto simile per certi versi a MailChimp, ha per secondo me il grosso vantaggio di essere, oltre a una piattaforma che eroga contenuto, è anche una piattaforma cosiddetta di discovery, ovvero se sì, in ActiveCampaign o piattaforme di marketing prevedono che prendi l'utente, in qualche modo lo agganci e lui inserisce la mail e finisce sulla piattaforma e da lì inizia a comunicarci. Substack, per chi non lo conosce, è un sistema di newsletter molto in voga in America, è arrivato anche in Italia, e comunque lo stanno usando sempre di più. Lì il funzionamento è che oltre a inserire te gli utenti all'interno del programma, è il programma che consiglia, diciamo, delle newsletter che possono essere similari agli interessi del lettore, e quindi ti permette di essere scoperto da altre persone. E il problema secondo me dell'Italia è che non abbiamo i numeri per farlo girare, nel senso che negli Stati Uniti funziona che ha tutto un sistema di abbonamenti dove le persone si abbonano alle newsletter dove sono più affezionate, e di conseguenza il content creator, diciamo, prende dei soldi da questi abbonamenti, e si sì, riesce anche, se si è bravi, c'è comunque una quantità di pubblico abbastanza ampia, da riuscire a mantenersi e a tirare fuori anche un bello stipendio. In Italia non abbiamo dei numeri abbastanza alti mm, per questa tipologia di lavoro, quindi magari la tieni come piattaforma per farti scoprire. Io per esempio la utilizzo così, la uso come piattaforma dove metto una mia newsletter, però poi cerco di portare gli utenti all'interno, nel mio caso di ActiveCampaign, per poi fare un percorso più complesso, perché Substack è una newsletter, quindi tu invii e basta, mentre una certo. piattaforma di automation poi ha altre cose, fra cui la possibilità di compilare la scheda anagrafica dell'utente in base a determinate cose che fa e via dicendo. Quindi secondo me è un po' questa la discriminante, la problematica di Substack oggi in Italia. Rimane un'ottima piattaforma per chi dice va bene, a me interessa in questo momento fare solo una newsletter, non voglio Esatto. raccogliere nessun dato, e anzi magari così qualcuno mi scopre. Purtroppo dalle prove che ho fatto io, la parte di scoperta, a meno che non si scrive tanto e sia magari anche molto bravi, è un po' lentina, ecco. Cioè conviene, se, Beh, se si vuole fare una professione bisogna essere un po', se si sì. vuole fare una professione bisogna essere un po' proattivi nel pubblicizzare il progetto. Non so se hai Assolutamente esperienza. sì, anche perché anche lì c'è tutta una questione di algoritmo, come in tantissime piattaforme, come in tutte le piattaforme gratuite, quindi c'è sicuramente dietro anche tutta una modalità di gestione dei contenuti che la piattaforma ha, su cui tu non hai più di tanto controllo. Quindi sta diventando sempre più social, anziché una piattaforma di email e basta o di newsletter e basta. E questo forse è stato anche l'elemento che in realtà me l'ha fatta abbandonare, perché invece io sono dell'idea che quando una persona cioè,
ti segue perché è interessato ai tuoi contenuti, è bello anche che ci sia questa relazione, che la persona quindi scelga anche di lasciare il proprio contatto su cui poi costruire insieme qualcosa, mentre su una piattaforma come Substack questa cosa diciamo non c'è più che altro, c'è un altro modello di business, non dico che non sia vincente, ma sono proprio obiettivi differenti, quindi credo che sia importante a chi si approccia, deve magari scegliere una piattaforma, capire bene qual è il proprio obiettivo, qual è il tipo di interazione che vuole imbastire con il proprio lettore in questo caso e da lì scegliere, perché ovviamente ci sono pro e contro che vanno valutati, quindi questa è stata la mia esperienza testandola. Poi io sono sempre dell'idea che è sempre meglio ehm, capire come funziona, cosa c'è intorno e poi valutare, però ecco, questo mi serve anche quando poi consiglio magari ai miei clienti cosa utilizzare. È sicuramente una modalità per capire bene quali sono i propri obiettivi, ecco. Sì, io in maniera molto similare forse utilizzo anche la newsletter di LinkedIn, che ti dà la possibilità di avere una Sì, newsletter. Quindi io per esempio sia su Substack che su LinkedIn faccio una newsletter castrata, volutamente castrata, quindi magari non dico un estratto perché è più di un estratto, però non è la versione completa della newsletter dove cerco di inserire molte più cose, contenuti, e poi dico che se vuoi l'esperienza completa compila il modulo e ti esatto. arriverà la newsletter completa con anche magari, non so, io ho una rubrica che si chiama Easy Tools dove consiglio magari il servizio piuttosto che è stata molto apprezzata, una rubrica nota bene dove vado a mettere magari dei pensieri inerenti a quello che tratto nella newsletter che magari riguardano quello che succede a me, però più personali e meno, diciamo, didattici, tra virgolette, Sì. e vedo che per esempio anche quella è molto, molto apprezzata, quindi dico se vuoi tutta l'esperienza entri all'interno della newsletter vera e propria, quindi in modo che io possa anche fare delle misurazioni e capire se quello che faccio va bene o non va bene, altrimenti uno si tiene la versione diciamo gratuita, perché gratuita è uguale, però diciamo la versione castrata però sulla piattaforma preferita, quindi può essere LinkedIn Certo. e Substack, ecco io questo l'ho fatto su queste due piattaforme, penso che siano le uniche oggi che hanno questa caratteristica. Sì, e hanno anche una che tu citavi prima, che era la Discoverability, che è molto interessante perché sono due newsletter che compaiono sui motori di ricerca e questo sicuramente è un valore aggiunto. Quindi la tecnica che utilizzi tu di magari usarle come gancio per poi attirarle magari su un tool che invece ti consente di poi di segmentare il pubblico, di poter offrire altro, sicuramente è interessante. Ed è una bella strategia, credo che porti un valore aggiunto al proprio business, alla propria attività, certo. Bisogna sempre inventarsi qualcosa di nuovo per cercare poi di, di stare a galla e Sì. comunque lavorare in maniera corretta, ecco. Quindi tu utilizzi ActiveCampaign come piattaforma, sei passata da ActiveCampaign America, poi sei stata seguita da noi Sì. come Active Powered perché sono simpatico. Certo, quello sicuramente non guasta mai, assolutamente, ma sai, per tutta la parte anche di supporto, che non è irrilevante, perché quando ti interfacci con una piattaforma che sicuramente è molto, è molto intuitiva, come dicevo prima, ma può sempre capitare che ci sono dei momenti in cui dici ok, ma adesso qui cosa devo fare? Oppure come devo gestire, come posso ehm, usarla appieno, e questa cosa mi mancava effettivamente e quindi qui c'è stato il valore di Active Power perché intanto siete italiani, quindi mi interfacciavo con qualcuno che potesse capire le mie esigenze e poi avete appunto il sistema di supporto, ma anche tutta una parte di risorse che offrite per comprendere esatto il potenziale che c'è dietro questa piattaforma. E questo è stato, secondo me, l'elemento che mi mancava, ecco, per trarre ancora più beneficio. Anche perché te, se non sbaglio, sei autodidatta, quindi non hai fatto né Sì, corsi né niente e sei solo te che ti occupi di ActiveCampaign. esatto. Sì, Ok, e hai un background tecnico? in realtà no, sono una che si
diciamo, si cimenta, fa magari un po' di ricerca. Adesso ho meno tempo per fare queste attività, quindi se posso e trovo il canale giusto, ok, chiedo subito, mentre prima magari mi mettevo lì a studiare, a cercare. Un po' perché mi piace, quindi magari mi piace scoprire, per cui mi mettevo di buona lena. Obiettivamente, però, ecco, ho dei limiti perché non essendo tecnica, non ho una formazione di questo tipo, quindi ad un certo punto ovviamente anche io mi fermo perché magari alcune cose non le riesco proprio poi a sviluppare, eccetera. Allora lì è meglio rivolgersi a chi lo sa fare e in poco tempo ti può risolvere il problema. Perché molti magari hanno paura a approcciarsi a una piattaforma di automation marketing proprio per la parte tecnica, perché magari dicono bisogna essere programmatori o comunque bisogna avere un background tecnico di un No, certo tipo per riuscire poi a fare le cose. Le piattaforme oggi penso siano più o meno tutte, poi chi più, chi meno, abbastanza semplici da utilizzare, quantomeno per accedere al 50% delle funzionalità, quelle che certo. poi danno normalmente l'80% del risultato. Poi si va a raffinare, ovviamente diventa un po' più complessa, però penso che oggi le piattaforme abbiano come proprio, quasi tutte abbiano come core business l'utente che non è un tecnico, ma è un utente che deve usare la piattaforma e deve preoccuparsi al suo business e non a come funziona la piattaforma di riferimento per Sì. fare le automazioni, ecco. Ok, all'interno del tuo ecosistema, lato diciamo automation marketing, perché poi noi di quello parliamo, hai implementato, che cosa hai implementato più in generico o c'è qualcosa che hai implementato di particolarmente efficace che hai detto ho fatto questa cosa qua, effettivamente mi ha portato un risultato diverso in termini numerico rispetto al resto che ho fatto? Allora, sicuramente mettere in piedi tutte delle automazioni che partissero dal mio sito, per esempio con degli strumenti di risorse, no, che gli utenti potevano scaricare e li entravano nel mio funnel, quindi con proprio un'ottica di marketing, di percorso utente che li seguiva e offriva dei contenuti di questo tipo. Ho usato tantissimo le automazioni anche per lanciare per esempio dei nuovi corsi, quindi di formazione o anche seguirli per progetti podcast in cui magari i podcaster avevano aperto delle campagne di crowdfunding, quindi io li ho supportati anche nel seguire questa comunicazione, nel offrire ai sostenitori anche dei contenuti rilevanti su cui magari avevano accesso riservato. Quindi sì, ho creato dei percorsi, ecco, percorsi utente che ho seguito, che mi hanno tenuto, quindi il fatto di poter segmentare, di creare delle automazioni specifiche molto affinate è stato importantissimo. E quanto tempo ci hai messo per, cioè in pratica il tuo utilizzo principale penso sia quello proprio della segmentazione, quindi puoi Sì, riuscire a scrivere all'utente migliore il messaggio migliore possibile rispetto ai suoi interessi, che è sempre una cosa molto complessa perché se segmenti troppo rischi di dover scrivere troppi messaggi e alla fine non hai un ritorno probabilmente soddisfacente abbastanza, a meno che non hai una lista enorme eh, certo. da, Mm. da, come dire, Da lavorare. esatto, da lavorare e di conseguenza diventa un lavoro molto più oneroso rispetto al risultato che torna indietro. Dall'altro lato, se si segmenta troppo poco, magari si rischia che, a meno che non si abbia un pubblico estremamente verticale solo su una tematica e solo magari su una sottotematica specifica, rischi di essere troppo varia e di conseguenza non riuscire a interessare le persone. Quindi è sempre trovare un equilibrio fra quanto segmento e quanto comunico, Mm, che poi è alla base di riuscire a fare un progetto che funzioni abbastanza bene. Poi in base all'ambito queste cose cambiano, però insomma, vedo nel marketing, cioè, ti posso raccontare tutto, essere super specifico e parlarti soltanto dell'advertising e soltanto su Facebook, o se no creare c'è Facebook, c'è Google, c'è LinkedIn, c'è tante piattaforme, però dopo se segmento troppo, cioè fare un contenuto per ognuna diventa un lavoro molto infatti. dispendioso, quindi a meno che non hai una lista enorme, cioè se hai 5.000 persone può non valerne la pena, ecco, in base un po' a quello
che ho visto anch'io. Quanto tempo ci metti a lavorare sulla parte di automazione? Cioè quanto tempo a crearla, quanto tempo a mantenerla? Diventa un secondo lavoro mantenere il tuo account? Allora, in realtà il grosso del lavoro è offline, cioè in realtà prima di arrivare sulla piattaforma, il grosso del lavoro è proprio disegnare la strategia. Io proprio sono un vecchio stile su un pezzo di carta dove mi scrivo i passaggi perché mentalmente devo avere il processo in testa per poterlo poi disegnare nella piattaforma. Quindi è più lì il lavoro grosso, perché poi nel momento in cui hai concettualizzato il tutto lo metti poi per iscritto nella struttura, nel tool. E in realtà non è tanto lungo perché è più proprio un lavoro preparatorio che ti serve e quindi poi nel momento in cui ti ci metti eh, ti dico, forse i funnel più lunghi ci ho messo magari una giornata, ma comprensiva anche di scrittura di tutti i contenuti che io poi mettevo nel tuo percorso, e quindi li inserivo di volta in volta, forse funnel che avevano anche 10-15 mail pronte, no, che arrivavano, quindi insomma, ecco, quella era una delle forse delle automazioni più lunghe. La manutenzione, ecco, è più un'attività che devi fare, secondo me, ciclicamente, perché nell'ordine delle cose cioè il tuo business è dinamico sempre, per cui non c'è mai niente che si fossilizza lì, quindi è sempre meglio avere la buona abitudine di fare, diciamo, un check di tutto quello che si è scritto, perché poi si rischia anche di dimenticarsi che cosa si è scritti, e fare un aggiornamento della propria identità, delle proprie novità, delle cose che cambiano, magari anche nella strategia che sta cambiando. Quindi, però non l'ho trovato così macchinoso, perché penso che sia tutto, insomma, deve partire tutto dalla tua chiarezza a monte. Quando c'è quella, il resto è in discesa. Sì, tra l'altro, proprio su quello che stavi dicendo te, probabilmente all'inizio la parte di automation marketing era molto usato per chi vendeva queste rendite passive infinite dove crei la tua automazione e poi rimarrà quella per sempre e continuerà a renderti nel tempo e di conseguenza diventerai ricco, diciamo, in automatico perché ti crea una rendita automatica. In verità penso che questa cosa sia abbastanza sdoganata. Sì. Automatizzare dei passaggi è una cosa, però ovviamente bisogna mantenere aggiornata la comunicazione, gli argomenti, un po' il tutto, perché bene o male tutto ha una fase di aggiornamento, di novità che richiede per forza di cose, però l'automazione sicuramente ti permette di fare più cose e avere più canali aperti senza doverli seguire singolarmente giorno per giorno, ma avendo comunque un buon grado di automatizzazioni che vanno avanti in automatico per l'appunto. E rispetto alla parte di automazioni c'è una funzione di ActiveCampaign in questo caso che utilizzi più delle altre, che apprezzi più delle altre o che ti piace più delle altre per qualche motivo? Allora, beh, avevo iniziato e quella è stata una bella mossa, secondo me, che è stata quella di chi si iscriveva alla newsletter poteva ricevere anche per un certo periodo, diciamo, entrava in una sequenza di mail in cui riceveva alcuni dei contenuti tratti sia dal mio podcast, sia da magari articoli che scrivevo nel blog, perché se rientravano in un segmento quindi particolare, ovviamente che io identificavo anche tramite il form di iscrizione, allora offrivo loro la possibilità di ricevere dei contenuti che potessero nutrire, no, magari il loro interesse rispetto ad una tematica molto precisa, che è appunto l'utilizzo del podcast nel proprio business. Questa è stata molto utile, poi in realtà adesso è ferma questa automazione perché nel frattempo ho cambiato il sito, ho rivoluzionato tutti i miei contenuti, quindi diciamo anche lì ho dovuto, cioè dovrei ripristinare e cambiare forse delle logiche, però ecco, mi ricordo che questo percorso era servito proprio per mantenere viva l'attenzione su alcuni temi, con dei contenuti, anche magari delle news molto più brevi rispetto magari alla newsletter autoriale che scrivo, che continuo a scrivere, che però
è più complessa, c'ha tanti dati, magari approfondimenti. Questi erano, se vogliamo, un po' più pillole che però seminavano e mantenevano nel tempo l'attenzione e il focus su alcune tematiche. Questa è stata, secondo me, quella più rilevante. Ah, a livello di automazione, però a livello Sì. di singola funzione, ti faccio un esempio, la funzione che Mm, uso di più io, che apprezzo di più di ActiveCampaign per esempio, sono i goal, cioè io inserisco il goal all'interno di un'automazione, quello che fa il goal è dire ok, se succede una cosa, ha acquistato un prodotto, ha aperto una pagina, ok. quello che è, il goal è soddisfatto e questo mi permette di avere a livello di statistiche, essendo che ogni automazione ha un goal, sapere se l'automazione, il goal o obiettivo, mi pare l'abbiano trovato nella parte italiana, e quindi poi nelle statistiche dell'automazione vedo, ok, questa automazione ha fatto passare 1000 persone, l'obiettivo l'hanno raggiunto in 100 e io so che l'automazione sta performando 10% e questo mi Mm, è utile. E in più, quando la persona diciamo, prende il goal, quindi raggiunge l'obiettivo, esce dall'automazione. Quindi se ho un'automazione di 20 mail che vogliono vendere un prodotto, adesso faccio un esempio, alla seconda mail ho venduto il prodotto, le altre 18 le salta e non sto a tediare la povera persona che ha già fatto l'azione che io volevo che compisse. Ecco, io uso quella è forse la funzionalità che mi piace di più e che per questi motivi. Non so se ce n'è una che tu utilizzi mm. normalmente in ActiveCampaign. Puoi anche dirmi che non ce n'è e che usi un po' tutte, eh? Ma sì, in realtà una preferita, no, mi piacciono molto come sono presentate per esempio le statistiche, perché anche quelle sono molto chiare, io le utilizzo anche per fare delle analisi su quelle che sono un po', diciamo, l'andamento, sia dei contatti, eccetera. Però sì, forse, però quella dei gol che mi dici è interessante, in realtà la devo esplorare meglio perché secondo me non la utilizzo No, non la usano in appieno. molti perché forse è un pochino più complessa da capire o Mm, forse perché spesso la gente non mette un obiettivo a quello che fa, cioè l'automazione va o la mia newsletter o quello che è, quindi le va avanti, però spesso, non sempre, però spesso le automazioni secondo me dovrebbero avere un obiettivo, ok, questa automazione deve fare, la sto facendo perché l'utente deve compiere questa azione, quindi sì. però spesso non vengono usate così forse le automazioni, quindi non viene meno usata o forse Però la perché esplorerò. è un po' da comprendere come meccanismo, però è molto carina, io lo utilizzo abbastanza. E le statistiche invece tra l'altro hanno appena fatto un restyling da Sì, Campaign da poco tempo e hanno cambiato un po' la visualizzazione perché erano un po' acerbe prima secondo me, quindi erano un po' più complesse da visualizzare, alcuni dati mancavano e adesso pian pianino stanno lavorando adesso hanno fatto il restyling grafico, hanno iniziato ad mm, aggiungere un po' di informazioni qua e là e ci stanno lavorando, so che quest'anno hanno ancora qualche upgrade in saccoccia da tirare fuori. bene. Togliendo ActiveCampaign, un software, un servizio, un qualcosa che usi insieme ad ActiveCampaign per lavorare, c'è qualcosa? Sì, assolutamente. Beh, io uso tantissimo Elementor nel mio sito, quindi faccio delle integrazioni con ActiveCampaign, Calendly, che l'ho utilizzato molto, tutto il mondo Google, quindi Drive, eccetera, ma un'altra automazione molto interessante, siccome io ho dei prodotti, dei servizi che vendo tramite Gumroad, anche fare l'integrazione attraverso Zapier, quindi in questo caso ho snellito tantissimo tutto il lavoro di alimentazione del database da parte di chi acquistava o si iscriveva, insomma, su altre piattaforme per poter quindi diciamo alimentare il mio database. Sicuramente mi rendo conto che ho delle fasi che potrei ottimizzare ulteriormente, quindi automatizzare ancora di più. E per una questione di tempo magari non ho ancora fatto questo lavoro così più certosino, però so che c'è la possibilità, cioè che in realtà la piattaforma te lo offre, per cui è soltanto una questione mia, non di mancanza della struttura intorno. Ecco, queste integrazioni io le trovo molto molto utili. Sì, diciamo che non finisce mai, è un lavoro che non finisce mai, Sì. si può ottimizzare all'infinito. Bisogna arrivare secondo me a un certo punto in cui dici ok, quello che devo fare l'ho fatto, poi posso rifinire, eccetera, eccetera, Mm. però bisogna a un certo punto accontentarsi, se no veramente
diventa un lavoro mai finito quello di andare a ottimizzare i processi, le automazioni e via dicendo, fermo restando comunque è importante mantenere le aggiornate, fare in modo che siano coerenti con l'attività che evolve e che magari prodotti nuovi che si inseriscono e via dicendo. Però è veramente è come fare l'imprenditore, non finisce mai. Vai. È vero. Non finisci mai di imparare, non finisci mai di fare, esplorare e via dicendo. E forse comunque una delle caratteristiche più interessanti di Active Campaign è proprio questa parte che può interoperare con qualsiasi software perché ha una quantità di applicazioni diciamo compatibili infinita, ma laddove magari come un Gumroad, adesso non lo so a memoria, però laddove un Gumroad non ha l'integrazione nativa, te la puoi andare a creare tramite Zapier, Sì. Make e tutti i vari sistemi che oggi ci sono proprio per fare da connettori fra servizi diversi e riuscire poi effettivamente ad avere un boost in più, avere un vantaggio rispetto a doversi fare le cose a manina. Beh, io direi che abbiamo esplorato un po' tutto quello che riguarda quello che fai, un po' il tuo ecosistema. Io lascerò qua in descrizione poi anche la possibilità di andare a vedere i tuoi canali, quelli che mi darai Mhm. per approfondire un po'. Se voglio essere seguito da te per creare un podcast, per creare una serie, per avere delle idee, per avere della consulenza, dove ti posso trovare? Io metto tutto in descrizione, però almeno... Sì. Allora, sul sito podstar.it c'è ovviamente tutta una pagina dedicata al contatto, quindi lì trovate il form dove c'è la possibilità appunto di scrivermi e un breve messaggio dove poi noi facciamo seguito appunto con una risposta e una call conoscitiva dove possiamo insomma brevemente esplorare quali sono le esigenze, però potete scrivermi su info@podstar.it, ci sono io, risponde il mio team e quindi insomma in quel caso potete chiedere e aprire un tavolo di discussione su cui poi insomma si possono approfondire tutti i temi. E se voglio partecipare al festival, che c'è il festival tutti gli anni, tu organizzi il festival del podcasting, quindi è un Sì? festival dove ci sono sia chi ascolta ed è appassionato, come posso essere io, sia i creatori di contenuti. Quando si svolge quest'anno? In che periodo? Come funziona? Allora, il festival inizia sempre tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre, quindi in generale. Quest'anno nello specifico ci sarà il festival diffuso, quindi con una serie di eventi locali che partono il 20 di settembre fino al 2 di ottobre e poi culmina il festival con le 2 giornate a Milano, che sono quelle centrali, il 3 e il 4 ottobre, che è un venerdì e un sabato. L'ultima giornata, che è diciamo il podcast summit, la giornata finale di tutte, quella dove ci sono per lo più appunto le performance live, i talk, i panel, i workshop, quindi tutta quella attività che è utile sia per imparare cose nuove sia per appunto informarsi sui trend e sulle novità. E ecco, quindi potete andare a seguire su festivalpodcasting.it, già avere un'idea di quelle che sono, di quello che è il festival in generale, di che cosa parla, quali sono stati anche gli speaker degli altri anni, gli sponsor, i partner, le attività. E volendo adesso sono già aperte ovviamente le possibilità di iscriversi, di prendere il proprio biglietto per la giornata finale, perché poi tantissimi eventi invece sono gratuiti, soprattutto quelli appunto che ci sono di eventi locali in diverse città d'Italia. E ora c'è il momento appunto del biglietto Early Bird, quindi potete anche riservare il vostro posto per quest'anno, per l'edizione 2025, che tra l'altro è la decima edizione, quindi facciamo 10 anni il festival. Quest'anno è un bel traguardo anche questo, visto che parlavamo di gol. Eh sì, sono belle soddisfazioni. Tra l'altro la giornata finale sarà a Milano, giusto? Sì, esatto. Quest'anno lo faremo a Cascina Triulza, che è una location nuova all'interno del Milano Innovation District. Quindi, insomma, è anche un bel contesto innovazione, dove porta innovazione.
Va bene, grazie mille Esther, ti ringrazio di aver condiviso con noi Grazie a te. poi tutto il tuo lavoro, tutto quello che fai. Ripeto, in descrizione mettiamo comunque tutti i link in base al canale dove si sta ascoltando. Questa sarà sia pubblicata sul nostro podcast ma anche su YouTube, perché ormai bisogna essere omnicanale e quindi cerchiamo Certo. di mettere in descrizione nei vari servizi tutte le informazioni. Ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato, spero abbiano avuto qualche spunto interessante anche per la propria attività, perché poi lo scopo di questo podcast che stiamo facendo, di questa serie di interviste che stiamo facendo, è proprio dare idee di spunto per la propria attività, per il proprio business, per capire come potersi approcciare all'automation marketing e nel tuo caso anche a tutta la parte di podcast sicuramente interessante, sicuramente a mio avviso in crescita, e noi crediamo nei podcast da anni e sicuramente sarà in crescita anche per il 2026. Grazie mille e ti auguro una Grazie a buona te. giornata. Ciao Esther. Grazie.